Ciao a tutti e bentornati su Turkey News Magazine. È un piacere avervi di nuovo qui con noi. Oggi vi portiamo dentro un enigma che ha già acceso discussioni, sospiri e mille supposizioni, soprattutto tra chi segue una delle coppie più amate del panorama turco. La notizia vi avrà raggiunto. L'anello dal valore a 6 zeri di Bara è svanito nel nulla, e lui non è rimasto a guardare. Sì, avete capito bene. Quello che poteva sembrare un semplice contrattempo si è trasformato in una vicenda intrisa di tensione e colpi di scena, degna di una sceneggiatura. Mettetevi comodi, perché ripercorreremo ogni indizio, ogni teoria che circola, tutto ciò che è emerso finora su questo caso tanto anomalo quanto affascinante. Prima di cominciare, se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a iscrivervi e ad attivare la campanella. Qui su Turkey News Magazine non vogliamo farvi perdere neanche un dettaglio delle storie che contano per voi. La notizia è esplosa di recente e ha fatto il giro dei social in poche ore. Bar, amato per il suo carisma e i progetti che lo portano spesso in Italia, dove trascorre parte dell'anno per impegni lavorativi e collaborazioni, si è accorto all'improvviso che il suo anello più prezioso non era più al suo posto. E non si tratta di un semplice accessorio, ma di un gioiello che unisce peso emotivo e valore economico, un pezzo di cui si sussurra da tempo, fra chi sostiene sia un regalo speciale e chi giura racchiuda un significato privato, quasi segreto. Le circostanze della sparizione, in un primo momento, sono apparse confuse. Col passare delle ore qualche raggio di luce ha provato a fendere la nebbia, ma il cuore del mistero resta intatto, come se il racconto si stesse scrivendo da solo. La prima ipotesi, naturalmente, è quella più banale, una dimenticanza, uno scivolo della routine, il classico gesto automatico con cui si appoggia qualcosa e poi, distratti, non si ricorda dove. Ma Bar, invece di minimizzare, ha fatto l'opposto. Ha preso in mano la faccenda e ha cominciato a cercare in prima persona. Questa decisione dice moltissimo sull'importanza che attribuisce a quel cerchio di metallo e pietre, sull'affezione che lo lega a un oggetto che potrebbe rappresentare una tappa, una promessa, un ricordo che non si compra. E così si sono accese le ipotesi. Si è trattato di un furto? È scivolato in un luogo affollato? È avvenuto tutto durante un evento mondano o un incontro privato? L'immaginazione dei fan e dei media si è scatenata, producendo congetture di ogni tipo, alcune credibili, altre decisamente fantasiose. C'è un dettaglio che ritorna spesso: l'anello non passava inosservato. Non era un gioiello discreto, ma una presenza capace di catturare lo sguardo. Per questo, se fosse scomparso in uno spazio pubblico o durante una serata con molte persone, qualcuno potrebbe ricordare un gesto, un riflesso, un momento sospetto. Bar è una figura che non si confonde nella folla e questa notorietà, da un lato, potrebbe favorire un eventuale recupero, perché tentare di rivendere un oggetto del genere comporta rischi. Dall'altro lato, però, lo espone a sguardi vigili, alla curiosità insistente, a quel magnetismo della fama che rende ogni sua mossa un piccolo evento. In mezzo a questo sguardo collettivo, l'assenza dell'anello diventa più che una mancanza, diventa una storia. Colpisce la reazione di Bar. Non si è fermato ad aspettare che il destino restituisse il maltolto. Si è attivato, ha fatto domande, ha setacciato i luoghi in cui era stato nelle ore precedenti allo smarrimento, e pare abbia collaborato con chi di dovere, tra personale di servizio e, dove necessario, autorità locali. È come vederlo calarsi, per una volta, in un ruolo senza copione, con quell'energia che abbiamo imparato a riconoscere quando una scena lo mette al centro dell'attenzione. Nel frattempo, Yağmur non è rimasta sullo sfondo, discreta ma presente, è apparsa accanto a lui con quell'eleganza tranquilla che le appartiene, invitando alla calma, evitando clamori, ma sostenendo la ricerca con la cura di chissà quanto quel simbolo conti davvero. I social, prevedibilmente, sono diventati il punto d'incontro di tutte le voci. I sostenitori della coppia hanno iniziato a condividere messaggi di vicinanza a Bar e a Yağmur, a ipotizzare percorsi, a immaginare una mappa degli spostamenti. Sono spuntate ricostruzioni, foto dell'anello basate su apparizioni pubbliche, descrizioni tramandate, mentre qualcuno provava a incrociare gli avvistamenti con orari e luoghi. Abbiamo assistito a una mobilitazione spontanea,
un investigare collettivo che sa di affetto e appartenenza. In mezzo a tante congetture, c'è anche chi si è soffermato sul significato affettivo dell'oggetto, ricordando come la coppia abbia sempre dato valore ai dettagli, ai gesti non proclamati ma sostanziali. E che cosa sappiamo davvero dell'anello? Le informazioni non sono pietra scolpita. Si parla di una creazione importante, forse impreziosita da pietre rare o da un design unico, dei particolari che non si ripetono. Alcuni sostengono che fosse un dono dal valore emotivo, altri parlano di un pezzo di famiglia, una reliquia capace di attraversare anni e generazioni. C'è chi sussurra che l'anello fosse legato a una promessa sussurrata più che annunciata, un patto intimo tra Bar e Yamur. Qualunque sia la verità, ciò che appare evidente è la forza del legame che Bar sente con quel gioiello. E non è il prezzo a determinarla. È la biografia racchiusa nella sua forma, l'istante a cui rimanda, il volto a cui è collegato. La vita di Bar in Italia è un andirivieni tra impegni e normalità. Eventi benefici, sfilate, incontri con brand, set fotografici, ma anche cene in cui si respira aria leggera, passeggiate, abitudini che radicano. Ed è proprio questa varietà a complicare tutto. L'anello avrebbe potuto perdersi in un ristorante elegante, scivolare durante una festa privata, sparire nel via vai di un camerino, restare su un comodino di hotel. Ogni scenario apre una porta su nuove domande, allunga i tempi, confonde le piste. Qualcuno ha insinuato addirittura un furto pianificato, come se chi l'ha sottratto sapesse esattamente che cosa cercare e quando muoversi. Ma per ora, prove solide non ce ne sono. La pista più battuta resta quella dell'incidente o della sottrazione d'occasione, il gesto rapido di chi vede un'opportunità e la afferra. Questa vicenda ha riportato Bar al centro dei riflettori per una ragione diversa da un debutto o da un progetto. Non le solite foto di set o i dietro le quinte di una campagna, ma un frammento di vita che lo spoglia dall'armatura del personaggio e ci mostra la sua parte più esposta, quella dell'uomo che tiene a qualcosa che non si può sostituire. Chi lo conosce fin dagli inizi del suo percorso ricorda quanto Bar sia legato agli oggetti che custodiscono una storia, come se contenessero un pezzo di lui. È anche per questo che la ricerca è così determinata, non si tratta solo di restituire a un dito il suo anello, ma di rimettere al proprio posto un significato. In tutto questo, la discrezione ha fatto da bussola. Bar e Yamur non hanno alimentato il clamore con dichiarazioni roboanti. Hanno preferito gestire con misura, scegliere le parole, evitare il frastuono che confonde. Eppure, proprio questo silenzio controllato ha innescato nuova curiosità. Che cosa cercano esattamente? A quali indizi stanno dando priorità? C'è un tassello che non è stato ancora rivelato? La coppia ha abituato il pubblico a leggere tra le righe, e qui le righe sono tante e fitte. Le prossime mosse potrebbero fare la differenza. L'indagine personale di Bar, intrecciata con i passi ufficiali di chi lo sta aiutando, potrebbe portare a una svolta. C'è chi suggerisce di controllare i filmati delle telecamere di sorveglianza nei luoghi frequentati, chi invita a segnalare l'eventuale comparsa dell'anello nei circuiti dell'usato o nei banchi dei compro-oro, chi chiede a chi vive vicino di prestare attenzione a vendite improvvise o inserzioni anonime. Intanto, i fan osservano, segnalano, sperano. Perché questo racconto, pur avendo a che fare con un bene materiale, tocca corde comuni, a tutti è capitato di perdere qualcosa che sembrava parte di noi, e in quel vuoto si riconosce l'ansia, la memoria, l'ostinazione di chi non vuole arrendersi. Situazioni come questa ricordano a tutti, anche a chi può contare su risorse e attenzioni, la fragilità delle cose. L'importanza di proteggere ciò che amiamo, di non dare per scontato ciò che ha attraversato con noi strade, scelte, giorni. È un invito a rimettere l'essenziale al centro, a capire che la fama non mette al riparo dai contrattempi né dagli imprevisti che bussano senza chiedere permesso. Eppure, è proprio nei momenti in cui qualcosa manca che si vede la stoffa di chi abbiamo davanti, la calma, la lucidità, la capacità di chiedere aiuto senza perdere la misura. Siamo certi che Bar, con la sua caparbietà, e con il sostegno fermo ma discreto di Yamur, farà quanto è nelle sue possibilità per ritrovare l'anello. Magari la soluzione sarà a un passo, nascosta dove nessuno guardava, magari arriverà da una segnalazione inattesa,
forse, chissà, da un gesto inaspettato di chi, nel frattempo, ha capito di avere in mano qualcosa che non gli appartiene. Qualunque sia l'esito, questa pagina ha già lasciato un segno, ha aggiunto un capitolo intenso alla narrazione pubblica della coppia, un episodio che la rende più vicina, più reale, più nostra. Riassumendo, il mistero dell'anello scomparso di Bar ha acceso la fantasia di una comunità intera e spinto il diretto interessato a un'indagine in prima persona. Parliamo di un gioiello dal valore affettivo enorme, con ogni probabilità anche economico, la cui assenza ha scatenato un'ondata di partecipazione sui social e un'attenzione mediatica fuori dal comune. Una soluzione definitiva ancora non c'è, ma la determinazione con cui Bar sta affrontando la situazione non lascia spazio alla resa. E accanto a lui, Yamur, con quella presenza che rassicura più di 1000 parole, continua a sostenere l'idea che ciò che conta davvero meriti di essere cercato fino in fondo. E qui chiudiamo il nostro viaggio di oggi. È stata una corsa dentro e fuori le ipotesi, in un racconto che ha mischiato indizi, sensazioni, interrogativi e speranza. Voi come la vedete? Pensate che l'anello tornerà al suo posto? Avete una teoria che non abbiamo considerato? Scriveteci tutto nei commenti, accendiamo la conversazione e teniamola viva insieme. Se questo video vi ha tenuti incollati e vi ha fatto venire voglia di saperne di più, lasciate un like, condividetelo con chi ama seguire Barbactas e Yamur Yuxel o con chi, semplicemente, apprezza un bel mistero raccontato bene. E naturalmente, se non siete ancora dei nostri, iscrivetevi a Turkey News Magazine per non perdere i prossimi aggiornamenti e le nostre storie più attese. Ci vediamo prestissimo nel prossimo video.